questa introduzione, oggi andremo a testare questo fantastico e rivoluzionario esoscheletro. Il suo nome da battaglia è DN6 X1 ed è uno dei primi modelli lanciati sul mercato. Come prima cosa vi voglio far vedere quanto è comodo e pratico da indossare. Dovete mettere la cintura, bloccarla con lo strap per poi tirare la parte superiore. Ovviamente controllate che sia centrato bene, né troppo a destra né a troppo a sinistra, e come ultimo passaggio vi basterà semplicemente legare la zona delle ginocchia e ripetere l'operazione dall'altra parte. In meno di 30 secondi la vestizione è completata, che è veramente pochissimo se pensate a quanta tecnologia e intelligenza è condensata in questo dispositivo, perché spesso capita che ci sono dei dispositivi molto utili ma sono molto complicati o da utilizzare o da indossare. Invece questo è esattamente il contrario, potete tenerlo anche quando vi sedete magari in un bar o se per caso vi volete riposare, non avrete nessuna costrizione né nella pancia né nella schiena ma neanche nelle gambe, per cui è anche molto comodo se per caso lo indossate prima di partire e fate un breve tratto con la vostra auto senza avere nessuna difficoltà alla guida. E ovviamente se durante il trekking vi si dovesse slacciare una scarpa non è un problema, perché questo esoscheletro è veramente molto comodo anche per piegarsi in avanti. Non ho trovato una situazione in cui l'ho sentito particolarmente scomodo durante l'utilizzo. E ora partiamo con il nostro test. Voglio arrivare direttamente all'oratorio di Montevenere e sto sentendo un bel boost dietro la schiena e soprattutto sulle gambe per fare meno fatica. Provo anche un po' a correre, guardate come mi asseconda anche nella corsa. Mamma mia! E intanto che uso l'esoscheletro vi voglio fare un po' una panoramica dell'oratorio. È quello lì, lo spero che si veda bene dalla telecamera. Sto usando anche il drone per inquadrarmi un po' dall'alto, per farvi capire meglio la qualità della camminata. Ho corso per circa 500 metri e non sto sentendo la fatica, è incredibile perché sono anche fuori allenamento. Potrete dare del filo da torcere a tutti i vostri amici se per caso farete qualche escursione nel bosco. Questo esoscheletro non è solo utile per fare meno fatica o per chi ha problemi di deambulazione, ma ha anche una funzione super sportiva chiamata funzione acqua, che invece di aiutare appesantisce la camminata. Se volete allenare la muscolatura potete attivare questa funzione e farete molta più fatica sia a camminare che a fare le salite, e la potete anche utilizzare in discesa così da avere un po' di freno senza appesantire troppo le ginocchia. Voglio usare la modalità acqua direttamente in salita, sto abbassando la modalità con il meno e adesso sta diventando più pesante. Mamma mia, sembra quasi di avere un carretto legato alla schiena. Vi vorrei far sentire la fatica. Provo ad arrivare di nuovo all'oratorio in modalità acqua. Più fatica di così nel camminare non so quale oggetto del diavolo ci possa essere. Per cui devo dire che in caso di riabilitazione, se siete uno sportivo, direi che è l'attrezzo perfetto, perché nella prima fase, magari post-operatoria, se avete avuto un'operazione al ginocchio o vi state riprendendo da una frattura, è sicuramente un aiuto nei primi momenti, e man mano che migliorate la qualità muscolare e la condizione potrete gradualmente diminuire l'aiuto fino ad attivare la funzione acqua. Perfetto anche per ballare questo X1 esoscheletro. Comunque vi ringrazio tantissimo per aver partecipato alle riprese. Si è offerto Lipo per provare l'esoscheletro, sta provando a fare una salita, lo seguo con la telecamera per vedere le sue considerazioni. Adesso siamo in modalità sport, non è la più elevata che è la modalità sprint, ma la penultima a livello di forza. Come ti sta sembrando? Allora, mi sembra che in effetti sento meno pesante le cosce quando devo tirarle su per la camminata. Forse non so se va regolato meglio per la schiena. Per la parte dietro ovviamente questi esoscheletri sono divisi in taglia, questa è la taglia M e ovviamente nel tuo caso sicuramente una L è più adatta come misura. Io mi sento veramente facilitato. Facilitato? Sì. Prova a schiacciare il più per fare la modalità sprint. Ok, adesso sei in modalità super power. Cioè, adesso devo fare di nuovo una salita. No, lo sento. No. Che ridono. Quindi secondo te può essere un aiuto per chi magari fa un po' più fatica a fare delle camminate? Mi dà la sensazione di essere buono per il recupero. Per la riabilitazione? Per la riabilitazione assolutamente.
perché mi ricorda, io ho fatto riabilitazione, i movimenti che si facevano alla riabilitazione, perché tra l'altro mi immagino che ti aiuti anche a tenere più... Sì, perché almeno nella scheda tecnica c'era scritto che aiuta un po' a fare la camminata dritta, a tenere leggermente in asse. Ovviamente non è un dispositivo che serve a sorreggere il corpo, nel senso che chi magari ha un problema di equilibrio grave non è che ti tiene in piedi, però ti può tenere la camminata più dritta e un boost per magari le salite. Per provarlo invece per allenamento devo prendere devi fare meno, prova il meno, dà un po' di resistenza. Sì. Infatti l'ho provato prima a fare la salita, ho perso 2 polmoni. Quindi come giudizio è abbastanza positivo, lo consiglieresti? Sì, guarda, ti dico che questo movimento qua che sento staccolato adesso sarebbe ottimo per l'allenamento dei ciclisti da salita. Può essere utilizzato anche sopra una bicicletta non elettrica, invece di usare un e-bike puoi usare questo, ti fa un aiuto durante la pedalata. Ti ringrazio per averlo provato. Grazie. Ciao. Ora provo a fare anche il test delle scale e vediamo quanto mi aiuta durante la salita. Mamma mia, sto sentendo le gambe, guardate come le tira su. Spero che si veda bene dalla telecamera, è veramente uno spettacolo. Non mi aspettavo un aiuto così massiccio. Adesso vado a diminuire un po' la potenza. Sentite che adesso spinge un po' meno, ma per me è comunque sufficiente per non fare fatica. Vi vorrei veramente far provare questo esoscheletro, perché secondo me dalla telecamera non vi rendete conto di quanto aiuto può dare nelle scale. Può essere utile per una persona che fa fatica a fare le scale e magari abita in un condominio senza ascensore, oppure il condominio ha l'ascensore ma l'appartamento o la casa dove abita è divisa su più livelli, come nella casa dei miei genitori. Con questo sicuramente avrete l'aiuto sia nella parte piana e anche nelle scale, a differenza magari di un ascensore che vi aiuta solo per passare da un piano all'altro. Ho invitato anche una mia amica per testare questo bellissimo esoscheletro. Allora, come primo parere, dimmi, la vestizione ti sembra comodo? È comodissimo, direi molto comodo. E infatti vedo che l'hai regolato perfettamente sia con le rotelline ma anche con i lacci laterali. Il peso come ti sembra? Ma direi che è abbastanza leggero, non dà fastidio a tenerlo su, quindi... Come vedi si può modificare con l'app, oppure puoi regolare la forza di intensità con questo più per aumentare la spinta rispetto alle gambe e con la parte del meno per andare più piano. E io direi di partire con il livello normale per abituarti. Prova a camminare. Come ti sembra allora le prime sensazioni? Allora, fa un po' strano camminare. Sono molto curiosa di provarlo in salita, perché andando più dopo ci andremo, là c'è proprio una bella salita. Più a passo lento ovviamente si sente meno. E noti che si regola in base alla tua andatura? Sì, assolutamente. Quando infatti ti fermi tende a rallentare, a fermarsi, per non dare quella strana sensazione di continuare a camminare quando ti stai fermando. Però devo dire che anche qui con erbacce sì, è vero. Che non è... Prova a diminuire o aumentare l'intensità, scegli tu. Questo stai aumentando, adesso sei al massimo. Adesso che hai aumentato, come ti sembra? Si sente tantissimo quando alzo le gambe. Infatti adesso ti inquadro proprio le gambe e prova a camminare. Sì, ti vede proprio che te le alza. Sì, è pazzesco, quando alzo le gambe si sente veramente tanto la differenza, o comunque che mi sta aiutando a camminare, ad alzare la gamba. Qua mi sta dicendo anche la forza che ci mette durante le camminate. Adesso andiamo a provare la salita e poi dopo mi dai le tue impressioni finali dopo aver fatto questa salita qua. Quella salita? Sì, che io morirò a seguirti perché non ho l'esoscheletro, quindi mi dovrai aspettare. Andiamo. Io queste salite solitamente non sono capace di farle, quindi... Oh, senti come ti sta tirando sulle gambe. Mamma mia, è pazzesco! Questo lo posso tenere io, vero? No, vi giuro, è impressionante. Ok, siamo arrivati praticamente in cima, io un po' col fiatone. Guardate che dislivello abbiamo fatto, spero che si veda bene dalla telecamera. Allora, come impressioni finali cosa ci dici? Io non sento per niente fatica. Io infatti... E solitamente devo dire una salita del genere non è così semplice. Visto che ci aveva preso gusto, adesso ha chiesto di fare un'altra salita e va ancora più rapida di prima. Adesso proverò di qua che vedo che è ancora più dislivello. Sì, poi c'è anche l'erba altissima. Wow.
Ma appunto non mi viene da piegarmi nemmeno un po'. Sì, infatti la postura, nonostante la salita, rimane perfettamente equilibrata durante la camminata. E l'altra cosa che ti chiedo, Phoebe, prova a scendere e dimmi se senti anche che ti dà un breve sensazione di rallentamento durante la discesa. È vero. Ti dà un po' più equilibrio. Non cadere magari. Sì, assolutamente. Perché infatti ha tutte le funzioni, sia quelle d'aiuto per non appesantirti troppo le ginocchia. Ok, perfetto. Perfetto, ti ringrazio Phoebe per Grazie, il test. Figurati. Ciao. Ciao. Altra cosa interessante di questo esoscheletro è il fatto che si abitui alla camminata. Infatti quando l'ho fatto provare al ragazzo di prima avevo notato che allungava un po' più i passi avendo un passo molto più lungo del mio e adesso sta tornando pian piano alla mia camminata. Sto notando proprio in prima persona come l'algoritmo e l'intelligenza artificiale sia utilizzata in questo esoscheletro per simulare e aiutare al massimo la vostra camminata. Quindi non sono solo le dimensioni e la misura che può essere S, M o L dell'esoscheletro, ma è anche l'esoscheletro stesso che cerca di adattarsi alla camminata diversa di ogni persona. Funzione che anche voi noterete sicuramente se per caso ne acquisterete uno e lo passerete a tutti i membri della vostra famiglia. All'inizio si dovrà un attimo abituare alla camminata, appunto perché ha questa bellissima funzione che nel lungo termine vi farà un sacco la differenza, soprattutto se farete camminate un po' impegnative. E la cosa interessante di questo esoscheletro è che lo potete anche utilizzare sotto i vestiti. Guardate la differenza, adesso sono completamente vestito e l'esoscheletro è completamente nascosto dai pantaloni e dalla giacca. L'altro suo punto di forza è il peso, perché uno può pensare che pesi veramente tanto da indossare e invece pesa poco più di 1 chilo. Peso molto ridotto, infatti dopo un po' che ci camminerete quasi vi dimenticherete del peso. Pesa meno di una borsetta con una bottiglia d'acqua e il portafoglio. Come scelta di materiali per me hanno fatto veramente bingo perché sono resistenti ma soprattutto ultra leggeri. Se ogni tanto durante una camminata volete fare una passeggiata senza utilizzare la modalità assistita, lo potete spegnere e magari in piano camminare normalmente con le vostre gambe senza avere una minima resistenza e quando incontrerete una salita o delle scale vi basterà riattivarlo. Lo potrete modulare in base al percorso che sceglierete. Per quanto riguarda l'autonomia siamo intorno ai 20 km e una volta che avrete esaurito la batteria ricaricarla e sostituirla è veramente molto semplice perché è completamente a portata di mano. Vi basterà rimuovere questo strap e tirare verso l'alto, un'operazione che si riesce a fare in meno di 3 secondi. E altra cosa molto interessante è l'intelligenza nella frenata. Anche se frenate di scatto non vi dà la spinta in avanti ma legge perfettamente in ogni singolo momento la frenata, molto utile in situazioni di emergenza dove magari state correndo e vi dovete fermare di scatto. Per quanto riguarda il prezzo ci sono più varianti, in totale siamo in un range tra gli 800 e i 1300 euro. Il modello che sto utilizzando costa circa 1200 euro. Tutte le informazioni, i prezzi e gli eventuali codici sconto ve li ho lasciati nel primo commento e nella descrizione di questo video. Se volete altri contenuti come questi lasciate un bel like e iscrivetevi al canale. Da Luca Tacchi e da questo bellissimo esoscheletro è tutto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!